Vuoi vedere il materiale? Questo è uno dei miei preferiti. Guarda quanto è bello. E questo è antico. Quindi dovrei parlare un pochino dello stile. I colpi di pennello sono veloci, rapidi. Come non, diciamo così, non c'è una sfumatura che viene creata dalla rimessa del pennello. È una cosa splendida. Cioè, i primi sono, e poi l'ultima anche, vedrai. Bella, eh? Lui lavorava anche con la spugna, mettendo, levando. Questa è una sua cosa tipica. Uno dei più tipici con le mani è quello di Hitchcock, di Io ti salverò, con Ingrid Bergman e Gregory Peck. Jean Gabin. Un ritratto fantastico. Adesso a noi ci sembra comune quello che vedi, il fatto per esempio che ci mette un'ombra viola e gli taglia il viso con un'ombra viola. Tu pensa alla pittura classica, pensa cosa è stato fatto fino all'inizio del Novecento, quando da fine dell'Ottocento, cioè l'idea di dividere lo spazio con un colore diverso e fare una tinta come una luce del palcoscenico, insomma è assolutamente originale, ma tutto, anche il taglio stesso, il grande viso e la figura, noi siamo abituati a vederli oggi, ma se li sono inventati loro, lui usava colori a tempera che si chiamavano Marabout, era una marca che si chiamava Marabout e che adesso non c'è più. Fa pure lì. Questi colori non c'erano prima, quindi come i pittori impressionisti iniziarono a cambiare la modalità di lavorare perché cominciarono a uscire i colori ad olio in tubetto, così loro, mio padre in particolare, che trovò questa gamma di colori, questi colori Marabout, che è importante secondo me anche la tecnica, no? Lui trovò la maniera di lavorare con un rosa shocking, che altrimenti tu non lo formi questo colore qua. È l'industria che si lega all'arte, quindi la tecnica all'arte e poi ti fa creare delle cose. Guarda per esempio l'idea di fare il fondo tutto completamente bianco per mettere in evidenza il gesto. Guarda, tutto qui non si capisce perché insomma magari con la foto non so se riesce a rendere, ma deve essere tutto spruzzato in questo modo qua. Non è che si è rovinato, è proprio così. E questo fatto dei colori nasce perché i colori esistono. Forse è uno dei più antichi questi qua. Non però che ti dovessi dire quel Tarzan chi è, chi non è, con la pantera, non lo so. Lui usava parecchio questo. A quell'epoca era un po' la moda di questi film psicologici, Gardner, che più bella di così non si può. È fantastico. Rossellini io l'ho conosciuto quando ero piccola, sì, è venuta a scuola a raccontarci le cose. Io andavo a scuola con Isabella. Ah, sì? Con Isabella Rossellini. Lei era molto simpatica. Era una donna molto simpatica, però era molto chiusa, riservata, cioè simpatica nel senso non era, non posava almeno all'inizio, però era molto riservata, diciamo. Se noi consideriamo il Manifesto del Cinema proprio come manifesto del cinema, era l'unica maniera di far vedere a tanta gente le opere d'arte. C'è gente che non era mai entrata in una galleria. Le uniche opere d'arte che ha visto a quel tempo fuori per tutti, pubblicizzati in centinaia di esemplari in tutta Italia, erano quelli. La prima arte popolare, una vera pop art. Purtroppo i manifesti sono finiti e anche quello stile è finito e anche quel modo di raccontare, anche quei tagli, questa particolarità di essere importante il manifesto, e poi muore.